Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 3 al 9 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli e anche i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali e poi ci addentriamo a vedere i segni zodiacali da attenzionare, l'ambito amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con il 5 dell'albero e che è una bellissima carta di analisi, di sviluppo, di crescita. Probabilmente c'è qualcosa che sta evolvendo dal passato o anche delle cose che avete fatto, cose che volete riprendere, migliorare, eccetera. Quindi porta all'inizio della settimana vitalità, forza ed energia per far crescere alcune cose importanti. Poi in realtà ci possono essere anche nuovi sviluppi con l'arrivo del nostro cavaliere indica appunto l'arrivo di notizie, forse anche di idee, di informazioni, di incontri, di visite, quindi in un certo senso ci porta a delle novità. E poi troviamo la dama. Questa lo dico tutte le volte, magari per chi è la prima volta che ascolta e vede questo video, essendo una stesa generica ed essendo una carta che può riguardare, diciamo, delle persone, può riferirsi in realtà anche a noi stessi, quindi una specie di energia personale, indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna, è lo stesso, l'energia indica comprensione, amorevolezza, sensibilità da proteggere, parla di benessere, di aiuto e di sostegno. Quindi sia noi possiamo essere utili a qualcuno, ma potrebbe essere anche una persona che deve essere in qualche modo attenzionata nel bene o nel male, questo lo valuterete voi, vi ricordo che sempre è una stesa generica. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, e troviamo anche un po' quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore. In questo ambito guardiamo in senso lato sentimenti, relazioni, quindi principalmente coppia single, però ricordo che alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti, tipo di amicizia e famiglia. Aprire questa parte della lettura con il Giglio è sicuramente positivo perché ci parla di intesa, di condivisione, di rispetto reciproco, di alcune aspettative che vengono realizzate, e infatti non a caso troviamo anche la rosa che parla proprio di intesa profonda e anche duratura. Vuol dire che c'è un compimento, un qualcosa che si realizza, anche un coinvolgimento totale o insieme, quindi non solo raggiungere un obiettivo comune, magari anche trovare una soluzione a un dilemma, a un dubbio, a una problematica, quindi sono carte abbastanza positive. La viola ci fa capire che forse alcune cose devono essere o lasciate andare o migliorate perché quando si ha un pensiero fisso, a volte l'ostinazione non aiuta, quindi può essere utile se vogliamo concentrarci su qualcosa di importante, allora questo sì. Quando diventa eccesso, quando può creare ansia e frustrazione, allora magari meglio mettere da parte qualcosa, diciamo occuparsene successivamente. Come abbiamo visto, le energie sono abbastanza positive per far crescere, per far evolvere
migliorare alcune relazioni, occuparsi anche di se stessi e delle cose più importanti. Questo ovviamente vale anche per, i single a livello, diciamo, personale di, emozioni, però per voi in pratica queste vogliono dirvi può anche esserci un qualcosa di bello, di positivo legato a una frequentazione, a una conoscenza, quindi di trovare e scoprire, un'intesa che può essere interessante o anche una nuova persona che può entrare, nella vostra vita e quindi, magari le cose potrebbero procedere in modo diverso. Ovviamente dipende sempre in che situazione vi trovate. Di sicuro c'è qualcosa che deve essere attenzionato, come vi dicevo, sia un una relazione già in essere, tipo di amicizia o nuova conoscenza, però potrebbe essere qualcosa di totalmente inaspettato e nuovo. Per quanto riguarda le questioni più pratiche e, legate al lavoro, alle finanze, troviamo la leggerezza che prima di tutto può fare riferimento a una fase che si alleggerisce, che diventa un po' più, spensierata, meno impegnativa del solito. Forse è proprio questa leggerezza che vi può aiutare a recuperare alcune cose del passato, alcune cose che avete lasciato in sospeso, cose che sono state trascurate, anche vedere meglio dei dettagli di alcune situazioni in corso d'opera. Di sicuro con queste carte vuol dire che alcune cose procedono per il verso giusto, quindi potete essere soddisfatti di quello che fate, delle vostre intenzioni, di quello che volete realizzare. Come si vede c'è tanta concentrazione ed è un bene al presente. Non vuol dire che, non si vuole costruire il futuro, non vuol dire che non ci siano, obiettivi, vuol dire che la concentrazione vi aiuterà proprio a realizzare dei temi, degli obiettivi, delle ispirazioni che in qualche modo voi già sapete di voler procedere in quel percorso e quindi le carte vi stanno dicendo che state facendo bene. Magari c'è un qualcosa che dovete imparare da situazioni precedenti, come abbiamo visto qualcosa da recuperare, da sistemare e rivedere e poi ripartire successivamente. Questo può valere anche per chi è in cerca di lavoro, magari ci sono delle cose che state valutando della vostra ricerca, se state cercando di avere nuove informazioni, nuovi incontri, colloqui, di modificare appunto quello che state facendo, questo è il momento giusto per fare una valutazione, un'analisi e magari aspettarvi qualche novità che può essere interessante. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!